Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale, carissimi amici miei. Proseguiamo con i nostri consueti appuntamenti e pensavo prima a questo canale proprio al tempo che passiamo insieme, ci stiamo avvicinando al quinto anno insieme e non pensavo, non immaginavo che potessimo arrivare a quasi 40.000 iscritti. Nel momento in cui appunto sto registrando questo video, vedo proprio che stiamo raggiungendo i 40.000 iscritti. Grazie di cuore, questo per me è molto importante perché significa che attraverso i miei video vi arriva qualcosa di buono, qualcosa di positivo e per me è questo ciò che conta. Grazie, grazie sempre di cuore della vostra partecipazione. Bene, bene, andiamo subito ad estrarre due carte da questo mazzetto che formeranno i due gruppi di oggi. La prima carta sarà la carta della ricompensa numero 35, 3 e 5. La seconda carta sarà la carta dell'abbondanza numero 57, 5 e 7. Ecco qui le due carte appena estratte, andiamo a contrassegnarle con pietre e cristalli. Per il gruppo 1, carta della ricompensa, occhio di tigre. Per il gruppo 2, carta dell'abbondanza, ossidiana. Adesso vi chiedo di concentrarvi intensamente, di fare la vostra scelta. Per chi preferisce la stesa unica può ascoltare entrambi i gruppi. Ci vediamo tra poco alla carta che avete scelto. Rieccoci qui, occhio di tigre, andiamo a scoprire cosa sta per succedere tra voi e la persona di vostro interesse, nei vostri pensieri, al di là del tipo di rapporto che state vivendo in questo momento. Prima di iniziare vi voglio ringraziare con tutto il mio cuore per la vostra partecipazione al mio canale, per le vostre interazioni pubbliche e private e per le vostre prenotazioni dei consulti privati. Grazie sempre della vostra fiducia. In basso a destra vi lascio per tutta la durata del video il mio contatto WhatsApp per prenotare i vostri consulti privati o riprenotarli per chi volesse riaggiornare la situazione che sta a cuore. Scrivete un messaggio col vostro nome e richiesta info e vi risponderò con tutti gli step facilissimi di accesso e prenotazione. Bene, bene, con gli arcani maggiori voglio andare a vedere l'energia tra voi due in questo momento. Per l'occhio di tigre, vediamo con gli arcani maggiori. Oh! Iniziamo a bomba, ve lo dico già da adesso, così ci prepariamo tutti alla stesa. Guardate qui, la carta degli innamorati, arcano maggiore numero 6. Quindi il 6 è un numero importante, il primo di questa stesa. È un arcano che ci parla di amore, quindi c'è un sentimento reciproco qui, a prescindere dalla situazione che state vivendo, ovviamente, che sia di stand-by, di rottura, di allontanamento e quant'altro, ma qui c'è un amore autentico, profondo, vero, e c'è anche una scelta importante da fare.
delle decisioni da prendere, anche forti per alcuni di voi, ma sono decisioni che bisognerebbe appunto valutare proprio per amore. Guardate queste due mani che si stringono, veramente una carta bellissima, bellissima. Iniziamo veramente a bomba qui, eh? Allora, andiamo a vedere con le Sibille. Allora, per l'occhio di tigre, vediamo cosa sta succedendo tra voi e la persona di vostro interesse. Vediamo. Abbiamo la carta dell'amica, donna di fiori. Le soddisfazioni. Le sistemiamo così potete vederle meglio. Allora, qui ci sono delle soddisfazioni in arrivo per alcuni di voi, delle soddisfazioni probabilmente da parte di un'amica o vostra o della persona di vostro interesse. Qui c'è un'amica positiva, quindi una persona che dà dei saggi consigli, cerca di mettere pace, ecco, potrebbe esserci per alcuni di voi appunto una presenza importante. Le carte comunque possono parlarci anche di una parente, perché no, non per forza di un'amica, ma di certo di una figura femminile positiva o nella vostra vita o nella vita di questa persona, che attraverso i suoi saggi consigli porta delle soddisfazioni. Magari è un'amica in comune o una persona che comunque consiglia voi in un certo modo piuttosto che l'altra persona. Andiamo avanti, vediamo cosa vogliono dirci le Sibille, dove ci porteranno, Il trionfo, l'asso di cuori o asso di coppe, che carta. Qui ci sono dei sentimenti fortissimi, l'abbiamo visto con l'arcano maggiore degli innamorati, che sono reciproci. E qui comunque il trionfo rappresenta il successo, quindi a prescindere dal risultato che si può raggiungere insieme a questa persona, però comunque c'è una vittoria, una soddisfazione. Andiamo avanti. Poi abbiamo l'imbroglio. Allora, qui le carte già ci stanno parlando di un imbroglio oppure di bugie o di cose non dette. Potrebbe essere una sensazione da parte vostra, che questa persona non vi dica la verità, non vi dica le cose come stanno, come potrebbe essere la realtà, cioè nel senso che questa persona magari fugge, non si assume le sue responsabilità e non vi dice le cose come stanno realmente. Ecco perché è venuta fuori la carta dell'imbroglio. Ci sento anche confusione per alcuni di voi, come se qualcuno qui ancora non avesse chiaro il sentimento di questa persona. Si chiede se effettivamente ci sono dei sentimenti ricambiati oppure no, quindi se la cosa è reciproca o meno. Andiamo avanti. Per l'occhio di tigre abbiamo la carta della malattia. Ecco, qui c'è malessere perché probabilmente è successo qualcosa tra voi due, state vivendo una fase molto molto particolare dove qui qualcuno sta male per l'altro, ed è proprio a causa di queste cose non dette che si genera del malessere, quindi la sensazione che l'altra persona non sia sincera, quindi che non ci dica la verità, e questo ovviamente genera tutta una serie di preoccupazioni, di incomprensione e quant'altro. In effetti questa persona qualcosina
parrebbe averla omessa. Non è proprio chiara, infatti c'è dubbio, c'è perplessità. Qui ancora ci troviamo in una fase pre-decisionale, dove questa persona è al centro tra due fuochi. Può trattarsi di un rapporto extra per alcuni di voi, per altri di un ex, quindi di retaggi, per altri ancora proprio di una scelta emozionale, quindi se intraprendere una strada con voi oppure se aspettare. Ecco, ci sento questa persona con l'energia tipica dell'arcano maggiore numero 6. A fondo mazzo abbiamo il contratto d'affari, il 2 di quadri. Beh, qui è chiaro perché le carte comunque parlano di una soluzione, ma questa soluzione però può arrivare dopo un chiarimento. Perché, come dicevano appunto le sibille, qui questa persona non è chiara, è come se non vi facesse capire effettivamente ciò che sente, ciò che prova e le sue intenzioni reali. Allora, qui che ci siano dei sentimenti non ci sono dubbi, che siano ricambiati, che c'è dell'interesse reciproco, però allo stesso tempo la carta dell'innamorato è la scelta tra due situazioni oppure tra due persone in altri casi, ok? Poi in base al contesto e alla storia che state vivendo, ovviamente. Andiamo a vedere con le sibille del cuore. Allora, vediamo che energia c'è in questo momento tra voi due, che tipo di energia c'è. Abbiamo infatti il conflitto, carta numero 25. Allora, il conflitto parla proprio di poca chiarezza o di incomprensioni, quindi alcuni di voi potrebbero trovarsi in una fase appunto altalenante oppure di scontro con questa persona. E a fondo mazzo abbiamo il messaggio numero 24. Guardate qui. 25 e 24, quindi sono dei numeri vicini, anche se in regressione, però ci parlano proprio di conflitto sul messaggio. Potrebbero esserci delle comunicazioni in entrata o in uscita che potrebbero per alcuni di voi generare del conflitto o comunque uno scontro, quindi un confronto acceso che però poi va a portare una soddisfazione. Ricordiamoci la carta di prima, sul trionfo. Quindi è come se alcuni di voi dovessero affrontare a testa alta questa persona per chiarire determinate cose a testa alta. Quindi scendere in campo e dire la propria, cioè avere il coraggio di dire ciò che si pensa, e questo porta appunto a una grande soddisfazione. C'è comunque un contatto, perché la carta del messaggio comunque ci parla di comunicazione a 360 gradi o comunque del desiderio di comunicare, quindi si sente dentro proprio un meccanismo impulsivo che spinge a cercare l'altra persona, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi. Per l'occhio di tigre, allora abbiamo l'8 di coppe, e beh, qui già l'energia è chiarissima, perché l'8 di coppe è una carta che indica proprio la distanza, l'allontanamento emotivo, quindi il voltare le spalle. Potrebbe essere anche una vostra sensazione, un vostro timore che questa persona vi abbandoni, vi volti le spalle, oppure non vi dica la verità, ma l'abbiamo visto prima. Ecco, altri potrebbero vivere invece un momento di vero e proprio stand-by o distacco da questa persona, e quindi percepire la freddezza del momento. Andiamo avanti.
oltre al bisogno ovviamente di chiarire, ecco perché la carta del messaggio. Poi abbiamo il 9 di bastoni. Qui comunque vi state difendendo a vicenda, vedo dalle carte, c'è un'energia molto molto alta, ma allo stesso tempo di studio, ma anche di paure proprio profonde, legate comunque a questa carta dell'otto di coppe, quindi all'abbandono. Qui c'è tanto timore che l'altra persona possa voltarvi le spalle. Ecco, avverto molto questo. A fondo mazzo abbiamo il 7 di denari, che comunque è carta di guadagno, di soddisfazione, eccola qua, quindi va a sottolineare la Sibilla di prima. Il 7 di denari è anche un'energia non solo di terra e quindi pratica, ma anche di lavoro. Quindi le carte non escludono, abbiamo qui anche il contratto d'affari, che si possa trattare di una persona conosciuta sul lavoro o comunque con la quale ci sono state o ci sono delle collaborazioni. E ci sento anche questo lavorare interiormente la propria energia, il proprio pensiero, il lavorare su se stessi, il comprendere anche i propri errori. Ecco, il 7 di denari mi parla tanto di questo, e soprattutto lavorare per superare queste paure che i precedenti tarocchi ci hanno espresso. Allora, io andrei a vedere anche i dadini per l'occhio di tigre. Vediamo per l'occhio di tigre. Allora abbiamo il pianeta Urano, che è il pianeta dei grandi cambiamenti, però improvvisi. Plutone, al contrario, sì, porta delle trasformazioni, dei cambiamenti, ma in maniera lenta e anche profonda. Urano è un pianeta che porta un cambiamento, una trasformazione più rapida, più repentina e drastica. È come se il dadino stesse parlando proprio del 7 di denari, cioè approfondire quello che è il chiarimento tra voi due per arrivare a un cambiamento insieme, cioè a superare queste paure. Poi abbiamo il 2, che è il numero della coppia, ma è anche il numero dello studio, perché rimanda alla papessa, arcano maggiore numero 2, quindi alle cose non dette, al mistero. Il 2 ci parla anche del giorno specifico di un mese specifico, oppure del mese di febbraio. E poi abbiamo il segno del Sagittario, che è il nono segno dello zodiaco, quindi occupa il nono campo zodiacale, che ci parla del lontano, dei grandi viaggi, degli spostamenti. Ecco, questa è una stesa che ci parla tanto di chi in questo momento si trova in stand-by o addirittura lontana dall'altra persona, o emotivamente o fisicamente. Per gli altri il Sagittario può rappresentare il vostro segno ascendente o quello dell'altra persona, oppure uno stellium, ossia un raggruppamento importante nel vostro tema natale o in quello dell'altra persona. Il Sagittario appunto è l'arciere dello zodiaco, quindi colui che scocca la freccia per raggiungere un determinato obiettivo. Il punto è che una volta scoccata questa freccia bisognerebbe far centro e quindi è un lavoro importante, è una responsabilità importante, come se voi in questo momento siete un po' una guida per questa persona, per la crescita di questa persona, non solo spirituale ma anche pratica, e quindi ci sento tanto il voler raggiungere un determinato obiettivo che
che può essere per alcuni di voi una ripresa, per altri una dichiarazione. Ecco, poi ognuno di voi vive una determinata situazione. Io vi mando un abbraccio grandissimo, occhio di tigre, vi ringrazio dell'ascolto. In basso a destra scrivete un messaggio per prenotare i consulti privati lì su WhatsApp. Adesso passiamo al gruppo 2, carta dell'abbondanza ossidiana. Rieccoci qui, Ossidiana, andiamo a scoprire cosa sta per succedere tra voi e la persona di vostro interesse, nei vostri pensieri. Prima di iniziare vi ringrazio con tutto il mio cuore per la vostra partecipazione qui sul mio canale, per le vostre interazioni pubbliche e private e per le vostre prenotazioni dei consulti privati. Grazie sempre della vostra fiducia. In basso a destra per tutta la durata del video vi lascio il mio contatto WhatsApp per prenotare i vostri consulti privati o riprenotarli per aggiornare la situazione che vi sta a cuore. Scrivete un messaggio col vostro nome, richiesta info, e vi risponderò con tutti gli step facilissimi di prenotazione. Bene, bene, bene. Allora, voglio iniziare con gli arcani maggiori per vedere che tipo di energia c'è tra voi due in questo momento. Quindi cosa sta succedendo tra voi due adesso? Vediamo, per l'ossidiana. Oh, che bella carta, il mago o bagatto, arcano maggiore numero 1. La carta del mago parla di magia e quindi questo è un rapporto magico, devo dirlo. Per alcuni di voi potrebbe essere appunto una conoscenza nuova. Oppure potrebbe anche trattarsi di una novità che sta arrivando, a prescindere che appunto siete in coppia in questo momento oppure no. Ecco, ci parla questa carta di novità, ma anche della possibilità di riprendere in mano un rapporto. Quindi di ricostruirlo. È come se il mago mettesse proprio tutto sul tavolo, tutti i suoi elementi, tutto il suo potere sul tavolo per riportare l'armonia, il nuovo inizio. Quindi qui ci sento due tipi di energie. La prima è che stanno arrivando delle novità. E potrebbero appunto portare anche a nuove conoscenze, oppure ci sento la ripresa, quindi una notizia, un evento che porta a riemergere ciò che in questo momento sembra dormire o essere spento. Allora, è una bellissima energia, bella, bella, bella. Allora, andiamo a vedere con le sibille. Il mago comunque parla anche di lavoro, di novità lavorative per uno dei due. Ci parla anche di finanze, di soldi che si aspettano. Andiamo a vedere, con le sibille, per l'ossidiana. Allora, abbiamo la carta della tristezza. Allora, alcuni di voi potrebbero vivere una fase particolare di tristezza, dispiacere, incomprensione. Ecco, non c'è qui ancora quella soddisfazione, come a dire: ok, ho raggiunto ciò che desideravo, ciò che vorrei. Ecco, in questo caso la carta ci indica proprio un malessere, ma vedo anche l'altra persona che non sta benissimo, che sta soffrendo per sue situazioni, o anche per voi, perché no?
magari perché è consapevole di aver fatto delle cose che non doveva fare o di aver detto delle cose che non doveva dire. Ecco, ci sento questa tristezza e di riflesso anche voi siete tristi, perché poi è un circuito. Se l'altra persona è triste, di riflesso anche voi, quindi c'è questa sorta di ping pong o di reciprocità molto molto forte. Andiamo avanti. Abbiamo la carta del matrimonio. Allora, questa carta potrebbe indicare due cose: o che state vivendo un rapporto extra, quindi qui qualcuno è impegnato, o entrambi o uno di due, oppure potrebbe trattarsi di un precedente matrimonio o convivenza che porta dei pensieri, quindi ancora delle cose da risolvere del passato, oppure ancora potrebbe essere la tristezza per il fatto che ancora non si raggiunga questo obiettivo tra voi due, quindi matrimonio inteso come convivenza o come rapporto più ufficiale e quant'altro. Proseguiamo, vediamo cosa vogliono dirci le sibille. La stesa è molto interessante. Abbiamo la felicità, il voler raggiungere la felicità insieme, la coppia felice, e questo è un aspetto che pensate entrambi e che vorreste entrambi vedere proprio realizzato. Andiamo avanti. Abbiamo infatti la speranza o il desiderio che questa situazione cambi o si rinnovi. Abbiamo visto con il mago che per antonomasia è notizia, novità. Il successo, il 3 di cuori. Poi abbiamo l'invidia. Allora, qui potrebbero esserci delle persone gelose o invidiose del vostro rapporto, delle persone che consigliano male, o che comunque fanno il doppio gioco. Ecco, le carte non escludono che possano esserci terze persone di mezzo che hanno portato malintesi e anche chiacchiericcio, ci sento qui, pettegolezzo. Però quella carta del successo mi fa riflettere, perché tanti di voi nel cuore desiderano proprio o riprendere questo rapporto con questa persona, se stiamo parlando di una fase di stand-by o di rottura, oppure di ricominciare o di cominciare proprio questo rapporto. Magari state vivendo un'amicizia con questa persona e quindi state cercando di capire se la cosa è fattibile o se c'è da aspettare. Ecco, quell'energia del mago è molto importante, perché vi dà proprio la chiara visione di quello che in questo momento state vivendo. A fondo mazzo abbiamo l'innamorata, quindi la persona che ama, la donna pronta e colma d'amore, che ha il cuore proprio pieno pieno d'amore e di interesse verso questa persona. Andiamo a vedere con le sibille del cuore per l'ossidiana, l'energia attuale. Vediamo cosa state vivendo in questo momento, cosa sta succedendo. Abbiamo la carta della casa numero 23 e a fondo mazzo abbiamo la ricompensa numero 37. Però, guardate qua. Vi prendo la carta
dei vostri amici che hanno scelto la ricompensa. È uscita anche a voi, Ossidiana, cioè voi avete scelto l'abbondanza, ma gli amici che hanno scelto la ricompensa, beh, guardate qui, ce l'avete anche voi qua, non è un caso. E quando da due mazzi diversi esce la stessa carta, il significato si amplifica. Beh, quindi andate ad ascoltare anche il gruppo 1 per chi vuole, cioè ve lo consiglio perché probabilmente ci sono delle cose da sentire. Al termine di questa stesa magari tornate indietro e ascoltate anche questo gruppo dell'occhio di tigre. Beh, qui è chiaro, c'è una soddisfazione chiara, perché la carta della ricompensa ci indica proprio le fatiche che in questo momento sono proprio chiare, quindi la fatica, lo stress nel comprendere, nel capire l'altro, nell'andare avanti, ci sento sofferenza, non a caso appunto è venuta fuori la carta della tristezza, però parrebbe tutto ciò portare a una ricompensa, quindi a dei frutti. È come se tutta una serie di azioni o anche di silenzio, poi in base a ciò che state vivendo, possa poi portare a un raggio di sole, quindi a dei frutti. E infatti qui abbiamo la carta della casa, che è una carta proprio bellissima di stabilità. Tanti di voi stanno pensando proprio a questo, a raggiungere una stabilità con questa persona e quindi a cogliere i frutti di questa tristezza e di questi sacrifici che state facendo, eh? Eh sì. La casa rappresenta anche il focolare domestico, potrebbe essere anche il desiderio di andare a convivere con questa persona, oppure di creare proprio un progetto insieme di vita. Potrebbero esserci anche dei pensieri riferiti a una casa, quindi ristrutturazione, vendita, acquisto, affitto e quant'altro, eh. Le carte mi parlano anche di edificio lavorativo, di luogo di lavoro. Ricordiamoci che il mago può anche indicare per alcuni di voi questo, il lavoro, eh? Eh sì, sono delle carte comunque molto molto potenti che hanno un significato, devo dire, rilevante. Andiamo a vedere con i tarocchi per l'ossidiana cosa sta succedendo tra voi due. Abbiamo la giustizia, non avevo dubbi che sarebbe uscita. Arcano maggiore numero 11 in questo mazzo, in altri è il numero 8. La giustizia è indice di ufficializzazione, cioè in questo momento le cose parrebbero non essere equilibrate, non aver raggiunto un equilibrio, una chiarezza specifica. La giustizia rappresenta questo, cioè il sentire l'esigenza di raggiungere proprio questo equilibrio. Per alcuni di voi potrebbe sottolineare il discorso lavorativo, quindi che avete conosciuto questa persona in un luogo di lavoro, oppure potrebbe trattarsi appunto del mestiere di qualcuno, quindi militare, poliziotto, carabinieri, eccetera, quindi la milizia a 360 gradi, oppure la giustizia rappresenta un funzionario o l'avvocatura. Ecco, tutto ciò che ha a che fare con la burocrazia, con la professione. E, qui però qualcuno è in attesa che eh, arrivi un'azione, un gesto, una comunicazione
ed è come se stesse aspettando al varco quella persona per discutere e per dire la propria. Ci sento questo perché la giustizia è severa nel suo giudizio, nella sua espressione. E in questa carta ci sento tanti di voi, come se state aspettando al varco questa persona per dire la propria, per esprimere il proprio pensiero, il proprio giudizio su questa dinamica che vedo è particolare. Andiamo avanti per l'ossidiana. E infatti abbiamo il 10 di bastoni e a fondo mazzo la carta dell'imperatrice. Allora, questa è la visione che ha questa persona di voi, quindi vi vede come la sua imperatrice, come la persona con cui vorrebbe appunto costruire un percorso, una convivenza, stare insieme. Abbiamo il simbolo di Venere in questa carta, che è il pianeta dell'amore, non dimentichiamoci, anche proprio della simbologia, dell'iconografia delle varie carte. E l'imperatrice siete voi, quindi la vostra energia positiva, anche proprio che siete delle persone pratiche, concrete, che sapete ciò che volete da questa persona. E anche in un certo senso l'aver condotto questo rapporto a un punto tale che poi ci si aspettava un qualcosa in più che ancora però tarda ad arrivare. Ecco perché c'è la giustizia sul 10 di bastoni, perché questa imperatrice si è in un certo senso stancata di fare tutto lei e di mandare avanti questo rapporto in modo, diciamo, unilaterale, ecco. Quindi c'è fatica, c'è stress qui da parte di questa imperatrice, ma l'altra persona vi vede come la sua imperatrice, quindi i suoi sentimenti sono chiari in questa stesa, assolutamente. Andiamo a vedere con i dadini per l'ossidiana. Vediamo. Allora abbiamo il numero 5 che rappresenta il giorno specifico di un mese specifico, oppure rimandarci al mese di maggio, o all'arcano maggiore numero 5 del Papa, che comunque è un arcano molto importante di comunicazioni in entrata e in uscita, ma anche di ascolto, di pace, di stringersi la mano, di stare insieme, di ascoltarsi. Ecco, qui è importante ascoltarsi, ma il Papa sulla giustizia mi parla anche di rapporto ufficiale, quindi le carte non escludono che qualcuno qui potrebbe essere già impegnato o provenire da un impegno ufficiale importante che ancora parrebbe un attimo condizionare la cosa. La giustizia indica anche in questo caso, insieme al 10 di bastoni, la difficoltà di chiudere col passato per altri di voi. E il Papa mi parla anche di saggezza, quindi qui è molto importante gestire la cosa in modo saggio, consapevole. Poi c'è il nodo lunare. In astrologia i nodi lunari sono 2 e si studiano per il karma, insieme anche a Saturno, la Luna e quant'altro. I nodi lunari parlano proprio, sia quello sud che quello nord, parlano dei doni che noi riceviamo quando veniamo al mondo, quindi le nostre capacità, per intenderci, innate, e gli obiettivi. Quindi l'altro nodo lunare parla degli obiettivi da raggiungere
grazie a queste capacità che ci vengono donate alla nascita, perché ognuno di noi viene al mondo con delle predisposizioni che poi si scoprono nel tempo. Ecco, il nodo lunare ci parla di questo, di rapporto karmico. E poi abbiamo il segno dei gemelli, che potrebbe essere il vostro segno ascendente oppure il segno ascendente dell'altra persona o uno stellium, ossia un raggruppamento planetario importante nel vostro tema natale o in quello dell'altra persona. Il segno dei gemelli ci parla proprio dell'unione, sono i due fratellini, Castore e Polluce, che stanno insieme sempre e comunque, anche oltre la vita. E quindi questo segno è proprio caratterizzante, cioè esprime la coppia, ma la coppia equilibrata. Ecco perché la giustizia, la coppia che si vuole bene al di là delle rotture, delle fasi di stand-by, dei litigi, delle incomprensioni. Ecco, il segno dei gemelli indica proprio questo. Io vi ringrazio dell'ascolto, Ossidiana, vi mando un abbraccio grandissimo. Per prenotare consulti privati scrivete un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra. Un bacio grande da Roberto, il vostro cartomante di fiducia. A presto!